Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Oggi andiamo a vedere a che punto sei della tua evoluzione spirituale, quindi a che punto sei sotto tutti i profili della tua vita, no? A livello di coscienza, di consapevolezza e cosa dobbiamo apprendere per raddrizzare il tiro oppure per continuare a percorrere la strada già intrapresa. Allora, andiamo a vedere subito. Iniziamo con le carte dei Sefirion. Sapete che se esce il regno gregorico siamo in una fase di paure profonde legate ai condizionamenti del sociale, dell'ego. Il regno delle ombre, il regno di transizione, il regno della chiara luce, siamo in una fase di luce, di luminosità, di integrazione delle paure. Quindi che stiamo utilizzando la parte intuitiva, la parte animica, fede nel femminile, fede nell'anima. Ok. Allora, vediamo subito. A che punto sei della tua evoluzione spirituale? Quindi karma, dharma, destino, missione dell'anima. Allora, a che punto sei della tua evoluzione spirituale? Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, a che punto sei della tua evoluzione spirituale? Eccola qua. Vediamo. Siamo in una fase intermedia. Siamo nel regno delle ombre. Stiamo facendo i conti con delle nostre ombre interne. Abbiamo lasciato il regno gregorico, il regno dei condizionamenti che impregnano ogni cellula e stiamo andando incontro al regno della chiara luce. Siamo in una fase intermedia. Andiamo a vedere che posizione occupiamo in questa fase intermedia. A che fase ci troviamo del regno delle ombre per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete? Vediamo. La disidentificazione dell'ego. Liberati dagli attaccamenti, dal vuoto il tutto. Allora, siamo in una fase in cui ci stiamo liberando da attaccamenti. Dovete sapere che per i buddisti ci sono 1500 attaccamenti, 500 legati al corpo, 500 legati alla parte emozionale, 500 legati alla parte mentale. Ecco, stiamo facendo i conti con una disidentificazione di questi attaccamenti. Ma gli attaccamenti per i buddisti non sono intesi nel senso del possesso di qualcosa, no, sono legati al senso dell'esistere. Sono legati al vedere il corpo come un oggetto, cioè come qualcosa di reale, di materiale. Sono legati al senso stesso della vita e della morte, che non esiste, è un'immagine dell'anima, è tutto un sogno. E quindi ci stiamo disidentificando da alcune realtà che ci oggettivizzano la realtà come qualcosa di reale. Sappiamo che è tutto un'illusione, è tutto un sogno, come dice la filosofia tolteca, anche quella andina come Castaneda. È tutto un sogno, tu stai sognando sia quando dormi, i sogni che fai la notte, sia quando sei sveglia. Adesso, per esempio, stai sognando. E allora, come dicono i buddisti, se tutto è un'illusione, tutto è vacuità, tutto è vuoto, allora sogniamo in grande. E dovete sapere che quello che è la nostra mente razionale, ma come il sistema, ci dice che l'immaginazione è qualcosa di fasullo, che la fantasia è qualcosa di fasullo. Perché? Perché ci vogliono governabili, prevedibili e misurabili con la paura, dicendoci che soltanto ciò che si vede è la realtà. Invece anche ciò che si vede è illusorio, è un sogno. Allora noi ci stiamo disidentificando da questi attaccamenti. Fondamentalmente l'attaccamento principale da cui ti stai disidentificando è quello che la realtà che stai vedendo in questo momento, io compresa che ti sto parlando, sia reale. No, è il sogno voluto dalla tua anima in questo momento affinché tu faccia un certo percorso evolutivo. Tale percorso evolutivo ha a che fare con l'alleggerimento della coscienza. Più sei leggera, più crei il vuoto dentro di te e il vuoto è la prerogativa principale della creatività.
Lo spazio vuoto è lo spazio sacro all'interno del quale si generano intuizioni e creatività, affinché tu possa generare e produrre una realtà che ha a che fare con il tuo nuovo io, quello vero, quello leggero, quello che non è condizionato dalla parte razionale, dagli attaccamenti. Se in questo momento qui andiamo a vedere adesso con gli archetipi da che cosa, quale aspetto in particolare ti stai disidentificando, ok? Quindi andiamo a leggere, in queste carte ci sono sia la parte in ombra che la parte in luce verso la quale stai andando. Da che cosa le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete si stanno disidentificando? Da quale da quale ombra? Qua è uscito il mentore. Allora, leggiamo l'aspetto in ombra. L'aspetto in ombra, cioè quello in cui ti trovi adesso, da cui ti stai disidentificando, è essere incapaci di permettere che l'alunno avanzi fino a disimpegnare il papel del maestro, in parte una insegnanza falsa. Allora qua ti stai disidentificando dalla parte tua razionale, dal tuo ego, che ti ha dato insegnamenti falsi. È come se stessi mollando la presa finalmente. Il tuo ego, la parte razionale, hai creduto in un falso Dio, va bene? Tutti abbiamo creduto in un falso Dio, che è il Dio sociale, non è il Dio naturale. Il Dio naturale fa parte della tua essenza vera, la natura istintuale. Il Dio sociale fa parte dello stereotipo che ci hanno propinato dal sistema, che è all'interno delle nostre credenze, che è il tuo ego, che è la mente razionale. Quindi sei in una fase di transizione, ti puoi sentire un po' persa, un po' perso, ma benedici questo momento, meno male che c'è, devi dire, perché è un momento sacro affinché tu faccia, ricordiamo, il vuoto. Affidati alla dea del vuoto e devi dire: io mi affido a te, dea del vuoto, io ho fede in te, io voglio essere alla tua altezza. E poi ripeti: permango nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo, e lascia che la dea del vuoto, della disidentificazione, ti ingravidi di nuove idee, di forza e di coraggio, nel sentire che nel vuoto c'è il tutto. E quindi, più che al tuo ego, la parte razionale, affidati alla dea del vuoto, perché stai andando verso il vero maestro, che è quello tuo interiore, affinché tu possa trasmettere la saggezza e perfezionare il carattere anche non solo tuo, ma anche degli altri, portando il tuo esempio, di aver delegato il tuo potere non a un falso Dio, alla mente razionale, all'ego, bensì alla tua maestria interiore, al tuo maestro interiore. Questo tuo approccio porterà te ad essere esempio per gli altri, a diventare il vero mentore. Qua c'è un signore anziano con una ragazza che si abbracciano. Questo è il tuo maestro interiore vero. Lasciati abbracciare dal tuo maestro interiore. Le braccia di questo maestro, come vedi, sono delle ali. Allora il tuo maestro interiore ti infonderà forza e leggerezza, come la storia di Perseo che scende negli inferi, nel regno di Ade, per prendere gli strumenti grazie ai quali ucciderà Medusa, taglierà la testa a Medusa, e tra questi strumenti ci sono i sandali alati, simbolo di leggerezza. Quindi affinché noi possiamo essere leggeri, dobbiamo scendere nelle profondità degli inferi, del nostro subconscio, chiamiamolo più poeticamente anima, perché ci sono gli strumenti che ci permetteranno di godere di un potere spirituale illimitato. E quindi sei a questo punto della tua evoluzione spirituale. Voglio andare a mettere ancora come adempiere a tutto questo. Ci mettiamo le carte dell'Angelion, sempre di Sepirion.
ne metterò 3. 1, 2 e 3. Allora, vediamo. L'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore. Ombra, ombra, ti dice che sei nel momento giusto al posto giusto. Va bene? Benedici questo momento perché ti sta proteggendo, ti sta facendo fare un'esplorazione profonda. Poi, lo specchio magico, portale, poi accadrà una magia che ha a che fare con un salto quantico, il portale magico. Lo specchio cos'è? Lo specchio è il mondo esterno. Il mondo esterno ti rimanda a tutte le tue proiezioni interne. Non esiste una realtà esterna, è tutto un tuo sogno, sogno simbolico, è tutto un simbolo della connessione con il divino. E poi ci sarà un risveglio pazzesco. Allora, tutto sommato, stanno dicendo che questo è il tuo percorso spirituale in questo momento, come dove ti trovi. Benedici il momento dell'ombra, perché tutto ciò che non si vede è anima. E noi ci stiamo disidentificando dalla parte razionale, laddove vede giusto soltanto ciò che è prevedibile, misurabile, controllabile. Allora tu stai facendo questo processo, affidati alla dea del vuoto. È quella il Dio, non affidarti più all'ego che è il falso Dio. Avverrà un qualcosa di meraviglioso esternamente. Vedrai la realtà esterna che specchia questa meravigliosità tua interna. E ci sarà un risveglio su tutti i piani della tua vita e su tutti i punti della tua vita, laddove magari ci sono tante situazioni della nostra vita, no, che ci fanno arrivare al punto di disidentificazione, dolori, tragedie e situazioni emozionali difficili, no? E ecco, facendo questo lavoro qui, quello che abbiamo detto adesso, ci sarà un risveglio su tutti i piani, su tutte le aree, d'accordo? Adesso voglio andare a fare un'altra cosa. Mettiamoci tarocchi, vediamo sempre a che punto sei della tua evoluzione spirituale. Allora, vediamo, si faccia una croce celtica, situazione attuale, sfida, anima, subconscio, mente razionale, recente passato, futuro. Vediamo un po' cosa dice la celtica, situazione attuale. Abbiamo un po' di tensione in questo momento col 5 di spade, dovuta al 5 di denari, ossia il 5 di denari mi parla di una carenza che noi sentiamo, che percepiamo, un senso di carenza, un senso di mancanza, un senso di penuria, sia emozionale che materiale, una penuria spirituale. Andiamo a vedere su cosa ti concentri, su rimettere un equilibrio. Sotto sei mossa nel subconscio dalla tua voce interiore, c'è il Papa. Sei mossa o mosso dalla voce interiore, dalla lezione spirituale voluta dal karma che stai affrontando in questo momento, che si riconduce a una penuria emozionale e spirituale, e stai integrando questo karma qui. Puoi avere un po' di dubbi, incertezze, ma sei mosso dal Papa nel subconscio, l'anima contraddistinta dal Papa, la tua anima ha ragione, la stai seguendo perfettamente. Cosa è successo qua? Mi parlano di lavoro, ci sono tensioni riguardanti il lavoro, laddove percepisci una penuria emozionale e quindi anche una penuria materiale per alcune di voi o alcuni di voi. Ok, il processo è sempre lo stesso, vediamo un po', quindi futuro. Qua avrai tutto sotto controllo, la forza, meraviglioso, 2 di coppe, troverai anche delle partnership, probabilmente in ambito lavorativo. Allora, mi stanno dicendo qua sostanzialmente che puoi star percependo una penuria emozionale e anche materiale che ti sta portando, ti sta generando in questo momento ad essere tesa o teso, no? Cosa succede? Facendo il lavoro che abbiamo detto, tu acquisirai la forza, qua c'è la forza nel prossimo futuro, e poi il 2 di coppe mi dice anche che non solo ci sarà una persona che supporta questa tua evoluzione, anche in termini amorosi può essere, però lo stiamo facendo proprio su altri piani in questo momento, e mi dice che
sia la relazione d'amore, sia la tua situazione economica, finanziaria o di lavoro stanno subendo in questo momento una lezione karmica da cui tu stai apprendendo il valore di te, la forza e il coraggio di darti all'altra persona, il coraggio di darti all'altra persona, il coraggio di darsi si chiama amore ed è lo stesso coraggio di darsi che genera abbondanza spirituale e quindi anche materiale. L'abbondanza materiale la generiamo facendo il vuoto, facendoti ingravidare dalla dea del vuoto di idee e ti arriveranno, lo vedrai nei giorni, è passato questo video, tant'è che questa autostima in te ti infonderà anche il coraggio di darti nel rapporto. Siccome l'altra persona a te è lo specchio del tuo sé superiore, cioè proprio il tuo sé superiore che si incarna, come vi spiego in tutti i podcast, ragazze mie ragazzi, ristudiateli e per le ragazze nuove studiate per applicare quello che vi dico nel modo corretto. E siccome la relazione con l'altro è la relazione con se stessi, sempre, allora tu stai integrando la lezione spirituale dell'essere forte, coraggiosa, nel darti, no? L'altro è la relazione che hai con te stesso in qualità di altra persona è il tuo sé superiore che fa esperienza con te a livello relazionale. Allora cosa mi dice qua? Tu troverai il coraggio di darti all'altra persona e questo genererà anche soddisfazioni di natura abbondanza, di natura spirituale ed economica. Va bene? Ok. Adesso ci mettiamo una dea. Qual è l'attitudine fondamentale, imperativa in questo momento che stanno integrando le mie ragazze e i miei ragazzi grazie a questa disidentificazione che permetterà di trovare il coraggio di darsi? Il futuro, fiducia nel futuro, un'apertura sul futuro, cioè allora per avere fiducia nel futuro devi avere fiducia e fede nell'invisibile perché il futuro non si vede. Va bene? Quindi tu in questo processo stai avendo fiducia, stai andando incontro alla fede negli eventi che hanno a che fare con un karma e con un dharma, cioè con un destino che ti porterà il futuro glorioso che stai chiedendo. Quindi fede, fiducia nella tua anima che ti farà vedere un futuro glorioso già con le immagini che ti manderà nella mente. Non avere fretta, non schiacciare sull'acceleratore perché siamo in un momento di passaggio, di transizione, d'accordo? E quindi tutto diverrà sempre più chiaro, dandoti il coraggio di darti e quindi anche gli altri, ricorda lo specchio magico che è lo specchio che la realtà esterna ti fa comprensiva di persone e situazioni, ti daranno ciò che tu riesci a dare a te stessa e quello che riesci a dare a te stessa o te stesso sarà il risveglio spirituale, sarà il risveglio dell'abbondanza spirituale che ti permetterà di avere un risveglio anche da parte degli altri, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io lancio un ultimo bigliettino, voglio vedere la parola chiave per te qual è? Aspettate se riesco a batterli che sono piccoli piccoli. Parola chiave per le mie ragazze e i miei ragazzi sull'evoluzione spirituale. Vedi? Potenzialità. Hai talmente tante potenzialità che la tua anima te le farà palesi e te le farà vedere. Affidati, dai te stessa o te stesso alla dea del vuoto, dal vuoto ci sarà il tutto. Ci sono tantissime potenzialità per il tuo futuro, ma già adesso tu stai lavorando per questo. D'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!